Antonio Canova è stato uno dei più importanti scultori italiani e massimo esponente del neoclassicismo, corrente artistica affermatasi in Europa tra il XVIII e il XIX secolo. Il neoclassicismo nasce come reazione al barocco e al rococò, a cui contrappone lo stile, l'armonia delle figure e le tematiche tipiche dell'arte classica, in particolare di quella greco-romana. Il recupero del mondo classico in questa seconda metà del Settecento è legato a due importanti avvenimenti: l'apertura degli scavi di Pompei nel 1740 e le scoperte in campo archeologico di Joachim Winckelmann, fondatore dell'archeologia moderna. Canova fa il suo apprendistato a Venezia, a circa 80 km dal suo paese natale, Possagno. È un talento precoce, già a 18 anni si mette in proprio per aprire una bottega tutta sua. A 22 anni si trasferisce a Roma per studiare le opere dei grandi e confrontarsi con i principali artisti di una corrente artistica che in quegli anni si andava affermando, il neoclassicismo. È in questo periodo che realizza alcune delle sue opere più celebri come Amore e Psiche, Le Tre Grazie, Maddalena Penitente, Teseo sul Minotauro. In pochi anni diventa una delle personalità di spicco dell'arte romana, tanto che acquista un palazzo nel cuore della capitale, che diventa presto meta di artisti e personaggi importanti dell'epoca. Le opere di Canova si contraddistinguono per l'eleganza delle forme, per la bellezza e la semplicità delle sue figure. L'artista veneto infatti abbandona i drappeggi eccessivi e lo sfarzo delle opere barocche, spoglia la figura umana di tutti gli orpelli per restituirla in tutta la sua purezza, al fine di ricavarne la sua essenza nel candore del marmo. Grande ammiratore dell'arte del mondo ellenico, Canova era un appassionato cultore della mitologia greca. Quanto era al lavoro, infatti, nel suo studio c'era sempre qualcuno che aveva il compito di leggere storie tratte dai classici del mondo greco. Antonio Canova si è dedicato anche alla pittura, arte che coltivava come piacere personale, evitando di rendere pubbliche le sue creazioni. Napoleone chiese a Canova di diventare suo ritrattista ufficiale. Lo scultore italiano rifiutò, realizzando però bellissime opere per il sovrano e alcuni dei suoi familiari, come il ritratto di Paolina Bonaparte, ispirato alla Venere vincitrice, quello di Maria Luigia nelle vesti di Concordia o quello di Napoleone stesso nei panni di Marte il pacificatore. Il suo ritratto di Napoleone nei panni di Marte non piacque al sovrano, che rimase interdetto di fronte a quell'opera che lo ritraeva completamente nudo, armato solo di un'asta e con un globo tra le mani. Per realizzare quest'opera Canova si ispirò ad un atleta greco e difese la scelta della nudità facendo riferimento ai capolavori del mondo classico. Oggi l'opera si trova nella casa museo di Lord Wellington, che si appropriò dell'opera dopo aver sconfitto Napoleone a Waterloo. Il comandante inglese decise di porre la statua nel suo atrio di casa, probabilmente come trofeo. Canova muore nel 1822. Il suo corpo è conservato a Possagno nel Tempio Canoviano, una chiesa in stile neoclassico progettata dallo stesso Canova. Il cuore è custodito nella chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, mentre la sua mano destra, un tempo custodita dall'Accademia di Belle Arti di Venezia, si trova oggi a Possagno insieme al resto del corpo.